The role has enormous dimension and a lot of texture to it because it's the journey towards becoming a king or becoming a human being in a funny sort of way. And watching someone wrestle with a defect or an impediment that they've lived with since childhood, and conquering that is like conquering some other disorder like anxiety or something. It's not something that goes away overnight. You've really got to commit to it and work very hard to control it and accept it and release yourself in a way. And watching him do that has been beautiful, heartbreaking, very powerful. Ad affiancare Firth nella sua interpretazione, Geoffrey Rush si occupa di dare anima e corpo all'eccentrico e simpatico Dr. Logg. More often than not in historical films, people take a lot of dramatic license. But there's something about this particular story of this family and this time between the First and Second World Wars, where the reality and the actuality of what went on is so intriguing that Tom, as director, has really focused us down on not, if a line comes up that he thinks is historically inaccurate in its reference, but seems dramatically more valuable, he'll kind of eliminate it and say, well, I think it's actually worth referencing what truly happened, because that just resonates. I mean, there are quite a number of books out about George VI. Sentite come è sciolta la mascella. Bene, piccoli balzi, balzi. Spalle sciolte, spalle sciolte. Bene, bene, bene. Sciolto. Fate un bel respiro profondo, espandete il torace, mettete le mani sulle costole. Respiro profondo, bene. Come vi sentite? Pieno di aria calda. E parlare in pubblico non è proprio questo? Mia moglie e io siamo lieti di visitare questa importante... Un bel respiro profondo e su, va su altezza reale, e espirate lentamente e giù, va su altezza reale. Stai bene, Bertie? Sì. In effetti è divertente. Il Discorso del Re è diretto da Tom Hooper, che l'anno scorso firmò un altro biopic, il film calcistico Il maledetto United. I don't think I ever would have wanted to tell the abdication story straight. I mean, other filmmakers have done it. I think to an English audience it's quite familiar. And I think what fascinated me was being able to tell this, one of the great 20th century stories, but through an unlikely and unusual prism. And the great thing about telling it through the prism of Bertie and Lionel Logue's relationship is that it cuts at the heart of the fear about the new king, which is, is he up to the job? Incauto con dei documenti di Stato, ha mancato l'impegno e risolutezza, e ci sono alcuni che si domandano da che parte starà quando scatterà la guerra con la Germania. Non arriveremo a questo. Sì, invece, sir. Il primo ministro Baldwin può anche negarlo, ma l'intento di Hitler è chiarissimo. La guerra con la Germania si farà, e ci occorrerà un re dietro il quale schierarci tutti uniti. Tom has got a very specific, he's very clear, he's very clever, and it's quite good playing Queen because he's always treating me as if I'm the Queen. So I get very soft, deferential notes, almost apologetic. He can be quite upfront to the rest of the crew, but he's very polite to me. He's somebody who just sees the picture in his head, so he works incredibly hard and expects the rest of us to work incredibly hard too. And so often we're like, I think he would rather not have lunch or not eat and even not break for lunch. There's something unstoppable about Tom. Con un cast che comprende anche Helena Bonham Carter nei panni di Elisabetta e Timothy Spall in quelli di Winston Churchill, Il Discorso del Re è l'occasione per riconsiderare una figura storica lontana dalla ribalta. I go to the cinema to be moved, and this film is a real tearjerker, I think, in more than one place. And it combines with that
humour. It combines with that a terrific yarn. I mean, the story of the abdication is an incredibly, impactful story, and then the coming of the Second World War to top that gives the film a great climax, and you're also getting the chance, to see in one movie one of the greatest collections of sort of living actors I think you could get together in a movie in terms of British actors and Australian actors. E ora che mi è succeduto mio fratello, il Duca di York, le mie prime parole devono essere per dichiarare la mia fedeltà a lui. Questo io faccio con tutto il cuore. Tutti conoscete i motivi che mi hanno spinto a rinunciare al trono. Ma voi dovete credermi quando vi dico che ho trovato impossibile reggere il pesante fardello delle responsabilità e ottemperare ai miei doveri di re come io avrei desiderato, senza l'aiuto e il supporto della donna che amo. E voglio che sappiate che questa decisione mi è stata resa meno difficile dalla piena consapevolezza che mio fratello, con il suo lungo addestramento negli affari pubblici di questo paese e con le sue ottime qualità, sarà in grado di prendere il mio posto prontamente, senza interruzione o danno, per la vita e il progresso dell'impero.